Ciao a tutti, io sono Kaine Dante e benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di iniziare col video di oggi vi vorrei ringraziare per non aver mai smesso di seguirmi e supportarmi qui e su Instagram. Qualche giorno fa qua abbiamo toccato i 100 iscritti e per me è un traguardo immenso, ben sapendo anche che sono sparita per quasi un anno a causa della mia salute mentale, delle lezioni universitarie e altri impegni come la tesi. So di aver promesso qualcosa che purtroppo non ho potuto mantenere, però questo periodo di tempo mi ha aiutato tantissimo a stare meglio e a crescere. E mi scuso davvero tanto, ancora. Tuttora ricevo il vostro supporto attraverso i mi piace, i commenti, le condivisioni sotto i miei video e davvero vi sono grata per questa cosa e ancora vi ringrazio. Se ci volete seguire o supportare in altre vie, qua sotto in descrizione troverete un link unico. Grazie! Ma perché sono qua dopo una lunga pausa a fare un altro video? Beh, mi mancava farli e ho tantissime cose da condividere con voi. E oggi ho pensato di presentarvi questi 3 libri che trattano di moda e sono legate anche un po' al visual kei. Si possono tranquillamente trovare in libreria, però vi consiglio di bazzicare sui siti anche dei libri dell'usato, soprattutto per trovare questo. Ci tengo a dire che condividerò delle mie opinioni personali, sono accettate, critiche e altro, basta che sia fatto tutto con rispetto e niente insulti come è successo in un altro video. Grazie! Il primo libro che vi mostro è Tokyo Lookbook dell'antropologa inglese Philomena Kitt e del fotografo giapponese Yuri Manabe, uscito nel 2007. Penso sia unicamente disponibile in lingua inglese. Se ci dovessero essere altre edizioni vi prego di segnalarmelo qua sotto e io cercherò comunque di aggiornare in descrizione. L'opera è suddivisa in 5 capitoli. Ognuno di essi presenta una zona circoscritta e analizza lo stile e i suoi sottogeneri prevalenti in quella zona determinata. Si ha inoltre modo di leggere le interviste sia di alcuni stilisti famosi, sia di persone fermate per strada, che hanno voluto condividere la loro testimonianza e qualche foto. Inutile dire che l'ho letto nel giro di poche ore per quanto sia interessante e soprattutto ricco di informazioni essenziali e utili, ad esempio per chi vuole addentrarsi all'interno dei negozi menzionati dall'autrice. È da tener conto però che è del 2007 e di conseguenza alcuni negozi potrebbero non esistere più o semplicemente aver cambiato nome. Ovviamente la mia lettura intensa e rapida è stata incentivata da una perla all'interno del libro, ossia l'intervista a Mana-sama. Non farò ulteriori spoiler perché ve lo dovete leggere. Il secondo libro si può considerare una sorta di sequel di Tokyo Lookbook, ma è uscito nel 2016, quindi è più recente e più aggiornato. Tokyo Fashion City, sempre di Kitt e Manabe, non solo riprende similmente il modus operandi dell'opera precedente, quindi interviste, fotografie, mappe e approfondimenti degli stili, ma illustra anche la storia di ciascuno di essi e la cultura giapponese. Il libro è suddiviso in 8 capitoli, ciascuno dei quali prende il nome dei vari quartieri di Tokyo. Anche questo è al momento disponibile solamente in lingua inglese. È sicuramente più sottile di Tokyo Lookbook, ma ciò non toglie il fascino e la qualità del materiale interessantissimo che contiene. Ho apprezzato moltissimo il lavoro del duo, sia perché è riuscito a dimostrare il cambiamento nell'arco di circa 10 anni a partire dall'uscita del primo libro per ogni filone, sia a proporre altri esponenti, quindi a non essere ripetitivo. Arriviamo con l'ultimo libro, totalmente italiano. L'Onda Nera, 40 anni di controcultura dark di Giacomo Pisano, uscito nell'estate 2022. Penso sia solo però disponibile in italiano. In questo caso si parla del mondo gotico in senso generale, toccando diverse arti tra cui letteratura, e successivamente si approfondisce al meglio il campo musicale e le sue mode, sia la scena mondiale che quella europea, inclusa quella italiana. A primo impatto potrebbe sembrare confusionario, ma credetemi, ha un perfetto senso logico di esposizione, poiché si segue la linea del tempo e soprattutto va a tasselli, quindi per arte, per tempo e per zona. Ritengo che meriti una lettura da parte di tutti perché spiega in modo molto semplice ed essenziale la cultura gotica e le sue numerose sfumature e illustra perfettamente come e dove è stato vissuto ogni suo periodo. Inoltre, contro mia ogni aspettativa, sono stati menzionati tantissimi gruppi che apprezzo tanto,
come Siouxsie and the Banshees, i Joy Division, i Diren Grey, e sinceramente mai mi sarei aspettata che venissero menzionati proprio loro. E c'è proprio uno spazio all'interno dell'opera dedicata al visual kei. Ovviamente Pisano ha cercato di raccogliere e esporre tutte le basi fondamentali del goth ed è più che comprensibile la scelta di tralasciare certi nomi o temi. In conclusione, sono tutti e tre libri ricchissimi di contenuti e spunti per analisi approfondite e sicuramente migliori delle mie. Gli autori hanno consegnato dei lavori notevoli e spero col tutto il cuore che pubblicheranno presto altro materiale. Purtroppo questa mia analisi è stata un po' troppo secca perché non ho voluto rovinarvi la lettura. Se avete delle domande o delle riflessioni, scrivete qua sotto nei commenti, ovviamente con educazione e rispetto. Spero abbiate apprezzato il video, lo sfondo che abbiamo qua dietro e la mia faccia. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!